Ciao a tutti, ben arrivati su Spirito Combattivo. Io sono Matteo e in questa prima lezione vediamo il Chokotsuki. Il Chokotsuki è una delle prime tecniche che si impara, che ci viene insegnato in un corso di arti marziali, nello specifico un corso di karate. È una tecnica fondamentale, una delle tecniche base sulla quale si basano molte altre tecniche. Il karate è un'arte marziale molto complessa, che ha una lunga storia e che ha all'interno moltissime tecniche. Alcune di queste si sono perse negli anni e non vengono più insegnate nei corsi odierni che troviamo all'interno di dojo o di palestre, semplicemente perché sono tecniche o mortali o comunque molto pericolose e quindi o non vengono più insegnate o in alcuni casi vengono insegnate delle varianti di queste tecniche mortali e pericolose. Su questo canale Spirito Combattivo vedremo anche alcune di queste tecniche che non si insegnano praticamente più, o è molto raro trovare dojo in cui si insegnano. Per ogni tecnica, come oggi, vedremo una parte teorica e una parte pratica, quindi una parte teorica che mostra come la tecnica deve essere fatta, quindi nello studio della tecnica fondamentale, e un'applicazione nel caso in cui ci dovesse essere un'aggressione dall'altra persona, e quindi se questa tecnica, come usare questa tecnica in una sorta di difesa personale. Le tecniche si suddividono in tecniche di braccia e tecniche di gamba. Nel karate le tecniche di braccia a loro volta si suddividono in tecniche di attacco e tecniche di difesa. A loro volta le tecniche di attacco si suddividono in tecniche di pugno, di cui fa parte la tecnica che oggi vedremo, e tecniche di mano aperta. Quindi ci sono molte tecniche diverse e molti anche gruppi diversi di tecniche. Il Chokotsuki è una tecnica che si chiama Chokotsuki, dove Tsuki è il nome del pugno, quindi tutte le tecniche di pugno si chiamano Tsuki, e Choku è il pugno diretto, quindi è un diretto, un pugno come questo. Questo è il Chokotsuki, un pugno portato in posizione ferma, da posizione ferma. Su questa tecnica si fondano altre tecniche tipo lo Yokotsuki, il Gyakotsuki, e sono tecniche che aggiungono uno spostamento di gamba piuttosto che un pugno opposto alla gamba o alla gamba che avanza, e comunque sono tutte tecniche costruite su questa tecnica fondamentale. Il Chokotsuki quindi presuppone di saper fare correttamente un pugno, lo Tsuki. Questo non è scontato, in quanto spesso nei corsi di karate, ma non solo, si trovano persone che iniziano per la prima volta e non sanno fare correttamente un pugno. Saper fare correttamente un pugno è fondamentale, in quanto permette di proteggere innanzitutto la salute della persona, quindi la mia salute qualora dovessi attaccare o difendermi da qualcuno, sia poter arrivare al bersaglio con la maggior potenza possibile. Un pugno non si fa in questo modo, non si fa in questo modo, non si fa in altre posizioni, in tutte le posizioni in cui il pollice è in una posizione aperta o comunque all'esterno della mano.
lentamente vediamo come si fa un pugno. Quindi se io parto dalla mano aperta vado a creare il mio pugno in questo modo, quindi fino a serrare completamente tutte le dita fino ad anteporre il pollice sulle dita. Questo è un pugno fatto nel modo corretto. Eccolo qua. Questo è un pugno che permette di proteggere me stesso, quindi me, voi, da una persona o un bersaglio esterno, e permette di arrivare a impatto scaricando la maggior energia e potenza disponibile in questo modo. Altrimenti, per esempio, un pugno all'interno rischierebbe di rompermi il pollice, così come mi metterebbe in pericolo se il pollice dovesse essere all'esterno. Potrei andare incontro a dei pericoli come questo, ad colpire il bersaglio e il pollice mi si gira all'indietro. Quindi questo è il pugno. Quindi qualora dovessimo metterci in guardia o fare una tecnica come quella che vedremo, dobbiamo sapere subito fare il pugno correttamente. Il Shokotsuki è una tecnica che si può studiare in due fasi. Una prima fase è quella in cui mi concentro sul pugno e la seconda fase mi concentro sul pugno che attacca, ricordandoci che c'è anche l'altro da gestire. Vediamo come si fa, quindi da posizione ferma, quindi concentriamoci solo sulla mano che attacca. E di qua in questo modo. E una seconda fase in cui andiamo a ricordarci che c'è anche l'altra mano. Ora provate con me a fare la tecnica, quindi mettendoci in posizione, se volete, frontale. Io mi metto laterale per farvi vedere correttamente come deve essere portata la tecnica, e provate con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella tecnica è importante mantenere sempre una posizione concentrata e una posizione raccolta. Quindi se io vado a tirare la tecnica non devo fare questo movimento, non devo fare movimenti strani, se vogliamo, in quanto il pugno deve essere tirato in modo lineare, diretto, quindi sfruttando il percorso più breve possibile dal fianco al bersaglio. Quindi questo è il pugno
portato in posizione corretta. Alla velocità, una velocità corretta sarebbe questa. Questo. Adesso abbiamo visto la parte teorica e ora andremo a vedere la parte pratica. Quindi è vero che abbiamo visto solo una tecnica, ma anche solo con una tecnica, se io so fare quella tecnica bene, posso proteggermi o comunque mettermi in una posizione di difesa rispetto a un avversario che volesse farmi del male. Ovviamente con la tecnica non possiamo parlare di reale di difesa personale, in quanto la difesa personale, come vedremo nel corso delle lezioni, presuppone tanti altri aspetti, non solo fisici ma anche mentali. Però io intanto so fare il pugno, so fare una tecnica di attacco che nell'eventualità peggiore in cui qualcuno volesse farmi del male può servire. Quindi adesso abbiamo visto la parte teorica che presuppone un pugno eseguito in questo modo, che è sì importante per studiare la tecnica come fondamento, ma in un caso reale, se una persona dovesse aggredirmi o mi dovesse difendere, non è che mi metto la persona, fermo un attimo, che mi metto in posizione, ho visto che il pugno si fa in questo modo, quindi no, non si fa questo, io devo essere in grado di saper fare il pugno, quindi a lezione ho visto che il pugno si fa così, chiudo subito il pugno correttamente, quindi mi metto in posizione corretta per un'eventuale difesa. Se la persona dovesse continuare a avvicinarsi o dovesse quindi effettivamente difendermi, io so fare un pugno di attacco, so solo quello, ma lo so fare bene, ho imparato a farlo bene. Quindi qualora una persona mi dovesse difendere io quindi da un aggressore, io non farò questo movimento qua, non farò questo movimento qua, ma semplicemente il movimento di attacco. Quindi se una persona dovesse avvicinarmi, io devo ricordarmi che questo è il movimento corretto che abbiamo visto, quindi tutto questo, quindi che il pugno deve passare lentamente, però senza tutta questa posizione, senza tutto questo movimento del braccio. Quindi se una persona dovesse avvicinarmi e io volessi fare questa tecnica di attacco, semplicemente devo mettermi con le mani chiuse nel modo corretto e saper fare il pugno nel modo corretto e possibilmente con la velocità maggiore che mi è permesso in quel momento lì. Quindi l'applicazione pratica del Shokotsuki è quello che comunque abbiamo anche in parte visto con lo studio del fondamentale, questo. Quindi non c'è tutta la posizione, so che la mano è chiusa e vado a bersaglio. Quindi se una persona dovesse aggredirmi, io so fare questa tecnica, che ripeto è una tecnica fondamentale che può servire, però è difficile che realmente serva in una difesa personale solo una tecnica. Qualora ci dovessimo difendere, ci sono molte altre tecniche, un insieme di tecniche fisiche e serve anche una predisposizione mentale per cercare di provare a difendersi da un'aggressione. Questo è tutto per questa prima lezione, ci vediamo alle prossime. Ciao!